Benvenuti a Firenze, città sospesa tra sogno e realtà, dove la storia incontra la bellezza e il tempo sembra aver fermato il suo corso per dipingere i suoi tesori eterni. Prima di iniziare questo affascinante viaggio tra le meraviglie di Firenze, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche per non perdervi altri video dedicati ai luoghi più incantevoli del mondo. Nella descrizione del video troverete anche link utili per le migliori strutture ricettive, ristoranti e numeri utili della città stessa, per rendere il vostro soggiorno indimenticabile. Ora, preparatevi a scoprire Firenze. Firenze, capitale del Rinascimento e culla di un'arte senza confini, è un luogo di pellegrinaggio per chi cerca il sublime, per chi desidera toccare con mano la magnificenza dell'uomo e la delicatezza di un tempo che si esprime ancora oggi nelle pietre dei suoi edifici, nei riflessi dorati dell'Arno e nelle voci che riecheggiano tra i vicoli medievali. Situata nel cuore della Toscana, Firenze rappresenta un piccolo miracolo di ingegno umano, creatività e bellezza paesaggistica. Ogni angolo della città trasuda una storia antica, scolpita nelle facciate delle chiese, nelle geometrie delle piazze e nei colori delle botteghe artigiane, che ancora oggi mantengono viva la tradizione fiorentina. Ogni dettaglio di questa città racconta una narrazione che si è snodata lungo i secoli e che ha visto il suo massimo splendore nel periodo rinascimentale, quando Firenze era la capitale culturale e artistica d'Europa. I primi passi tra le strade di Firenze ci portano inevitabilmente verso la maestosa Piazza del Duomo, il cuore pulsante della città. È qui che svetta la cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la sua celeberrima cupola progettata dal genio architettonico di Filippo Brunelleschi, una meraviglia di ingegneria e audacia. Questa struttura immensa, con le sue forme perfette, ci riporta a una Firenze dove l'uomo cercava di toccare il cielo, di avvicinarsi al divino attraverso la bellezza e la perfezione. La facciata della cattedrale, un tripudio di marmi bianchi, verdi e rosa, invita lo spettatore a soffermarsi, a lasciarsi catturare da un istante di eterno. Il suo campanile, progettato da Giotto, si erge con grazia, una scultura in verticale che invita a essere ammirata, mentre il battistero, con la sua celebre Porta del Paradiso, affascina per la sua magnificenza e le sue intricate lavorazioni. A fianco, il campanile di Giotto e il battistero di San Giovanni si ergono come guardiani di questa piazza sacra, splendendo nel loro mosaico di dettagli e storie, immortalate nelle opere d'arte che ornano queste pareti sacre. Le sculture, i rilievi, i mosaici che adornano queste strutture non sono solo espressione artistica, ma veri e propri racconti di fede, di vita e di passione, che ci parlano di un'epoca in cui l'arte era una via per avvicinarsi al sacro. E quale turista non è stato conquistato dal magnetismo della Porta del Paradiso del Battistero, i cui rilievi dorati narrano episodi biblici con una vividezza che supera il tempo? Ogni dettaglio è un invito a scoprire la spiritualità e la cultura di un'epoca che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'umanità. Firenze, però, non è solo pietra e marmo. È il fiume Arno che scorre tranquillo sotto il Ponte Vecchio, un altro simbolo immortale di questa città. Camminando su questo ponte antico, unico nel suo genere, ancora decorato con botteghe di orafi e gioiellieri, sembra di entrare in un mondo dove la bellezza e l'artigianato fiorentino si fondono in un connubio di fascino e storia. Il Ponte Vecchio è un luogo dove il tempo si ferma, e la tradizione di generazioni di artigiani si respira nell'aria, mentre le loro creazioni brillano al sole. Questo ponte è anche testimone di eventi storici che risalgono al Medioevo, e ancora oggi resiste come un simbolo di resilienza e continuità. Il Ponte Vecchio ci conduce direttamente agli Uffizi, uno dei musei più importanti e rinomati al mondo. Le sue sale custodiscono opere d'arte di artisti come Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci e Raffaello, capolavori che fanno parte del patrimonio artistico e culturale dell'umanità. Qui, di fronte alla nascita di Venere o alla primavera di Botticelli, si resta sospesi in un silenzio riverente, sopraffatti dalla bellezza senza tempo che queste tele emanano. Ogni opera è un viaggio nel pensiero e nell'anima degli artisti, un'opportunità per comprendere non solo l'arte, ma anche la società e la cultura del tempo. Ma Firenze non è solo un museo a cielo aperto. È anche una città vivace, che palpita al ritmo di tradizioni e manifestazioni uniche. Tra le più celebri c'è sicuramente il calcio storico fiorentino, una competizione che si svolge ogni anno in piazza Santa Croce e che richiama turisti da ogni dove. Si tratta di un antico gioco che combina elementi di calcio, rugby e lotta, giocato dai 4 quartieri storici della città: Santo Spirito, Santa Maria Novella, San Giovanni e Santa Croce.
I giocatori, vestiti con abiti rinascimentali, si sfidano in una competizione di forza e abilità che rappresenta lo spirito combattivo e l'orgoglio dei fiorentini. La sfida è accompagnata da musiche, danze e colori che riempiono l'aria di un'atmosfera festosa e coinvolgente, trasformando la piazza in un palcoscenico di vita e tradizione. E come non ricordare lo scoppio del carro, una tradizione di Pasqua che affonda le sue radici nel Medioevo, quando un antico carro viene fatto esplodere con fuochi d'artificio in Piazza del Duomo, per propiziare un raccolto prospero e la pace per tutta la città. Questa cerimonia, carica di simbolismo, attira ogni anno migliaia di persone, che si radunano per ammirare questo spettacolo di fuochi e suoni. L'energia della folla, l'entusiasmo dei partecipanti, l'esplosione di colori, tutto contribuisce a creare un momento di comunione e celebrazione, in cui il passato si intreccia con il presente. Firenze è anche gastronomia, un aspetto da scoprire e assaporare in ogni angolo della città. La cucina fiorentina è semplice ma ricca di sapori decisi, dove ogni piatto racconta una storia di tradizione e passione. La celebre bistecca alla fiorentina, con il suo taglio di carne tenero e succulento, è un'esperienza gastronomica che nessun visitatore può perdere. I ristoranti e le trattorie fiorentine offrono piatti come la ribollita, una zuppa di verdure e pane raffermo, e la pappa al pomodoro, un comfort food della tradizione toscana che conquista per la sua semplicità. Ogni boccone è un tuffo nel passato, una celebrazione della campagna toscana e della sua generosa offerta. E poi ci sono i dolci, come i cantucci e il vin santo, un'accoppiata perfetta che conclude ogni pasto con una nota di dolcezza e calore. Le botteghe artigianali, i mercati come quello di San Lorenzo, offrono prodotti freschi e locali, dai formaggi alle carni, passando per il famoso olio d'oliva toscano, un'eccellenza che esalta ogni piatto della tradizione. Non si può lasciare Firenze senza aver assaggiato un gelato artigianale, che, con la sua cremosità e i suoi sapori autentici, rappresenta il culmine della dolcezza fiorentina. Per chi visita Firenze, l'esperienza non si esaurisce con la visita ai musei o agli edifici storici, ma si completa nelle passeggiate lungo i giardini delle colline circostanti, come il Giardino di Boboli, che con i suoi percorsi sinuosi e le sue vedute panoramiche, offre un'oasi di pace e bellezza. Da qui, dalla cima delle colline, si può ammirare Firenze nella sua interezza, una visione che toglie il fiato, soprattutto al tramonto, quando la città si colora di tinte calde e dorate, rispecchiandosi nell'Arno in un gioco di luci e ombre. I giardini sono un richiamo alla riflessione, al riposo, un luogo dove fermarsi a contemplare il passato e il presente di una città che ha tanto da raccontare. In ogni stagione, Firenze offre un'esperienza diversa. L'estate porta con sé festival musicali e spettacoli all'aperto, mentre l'inverno invita a scoprire l'intimità dei suoi caffè storici, dove sorseggiare un caffè o un cioccolato caldo e osservando la vita che scorre lenta sotto i portici. E proprio questo scorrere lento, lontano dal frenetico ritmo moderno, è forse il segreto di Firenze, una città che invita a rallentare, a osservare, a sentire ogni istante come eterno. Passeggiare lungo l'Arno al tramonto, quando il sole si tuffa nel fiume, è un'esperienza che tocca il cuore e rimane impressa nella memoria. Per concludere, se il vostro viaggio vi porta a Firenze, ricordate di esplorarla con calma, di lasciarvi sorprendere dai dettagli nascosti, dai piccoli vicoli, dai cortili segreti e dalle antiche botteghe. Iscrivetevi al canale per non perdere altri video di luoghi da sogno e scorci unici d'Italia e del mondo. E non dimenticate di controllare la descrizione del video per link utili. Dalle migliori strutture ricettive ai ristoranti tipici, fino ai numeri di emergenza e servizi locali, tutto ciò che vi serve per rendere il vostro soggiorno a Firenze indimenticabile. Lasciate che Firenze vi avvolga, vi parli e vi mostri la sua anima eterna. Questa città, con la sua bellezza senza tempo, è una poesia che si scrive giorno dopo giorno, un canto che risuona nel cuore di chi la visita. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio nel cuore di una delle città più belle del mondo. Non è solo un luogo da vedere, ma un'esperienza da vivere, un'emozione da sentire e un ricordo da custodire per sempre. Firenze vi aspetta, pronta a svelarvi i suoi segreti, la sua storia e la sua straordinaria bellezza.